Le apparizioni di Eschioga. Nel villaggio di Eschioga, situato sul fianco del monte Izazpi e caratterizzato dallo stemma del municipio raffigurante San Michele che uccide il drago, due bambini di 11 e 7 anni, Antonia e Andrés Briect-Artois, si fermano per riposarsi dopo essere andati a prendere il latte in una fattoria vicina. Mentre si trovano su un sentiero, il 30 giugno 1931, essi hanno un'esperienza straordinaria. La Vergine appare in mezzo a un meleto. La sua figura è illuminata da stelle sulla fronte e sui fianchi, con un cuore trafitto da una spada e il bambino Gesù sul braccio sinistro. I due bambini, colpiti dalla visione, si inginocchiano immediatamente e recitano l'Ave Maria. Dopo la visione, il padre dei bambini rimane scettico, ma altri, incuriositi, decidono di verificare di persona e contribuire a diffondere la notizia. Questo segna l'inizio delle apparizioni della Vergine in un piccolo villaggio dei Paesi Baschi spagnoli tra il 1931 e il 1936. Altri bambini si uniranno alle testimonianze. Durante una di queste apparizioni, la Vergine si presenta ai veggenti coperta da un mantello nero, impugnando una spada insanguinata in una mano e il rosario nell'altra, dicendo loro: "Avete la scelta tra la spada e il rosario". Li ha anche avvertiti che se non avessero scelto il rosario ci sarebbe stata la guerra civile, tra 5 anni. La notizia delle apparizioni si diffonde rapidamente, attirando migliaia di pellegrini nel luogo in cui è apparsa la Vergine. Fino a 800.000 persone si recano in pellegrinaggio per partecipare alle manifestazioni. Le suggestive giornate di luglio sono documentate in fotografie. Nel 1933 si verifica un fenomeno inusuale: i crocifissi intorno a Eschioga iniziano a sanguinare. Durante questo periodo, molti bambini sperimentano fenomeni straordinari, come cadute in estasi, stimmate, e il parlare in lingue sconosciute, tra cui l'aramaico. Le fotografie scattate durante le estasi colpiscono per la loro intensità. Il vescovo è testimone di oltre 70 veggenti che affermano di vedere la Vergine addolorata. La Vergine comunica con loro sia in basco che in castigliano. Benita Aguirre, una bambina di 9 anni, ha chiesto all'apparizione se fosse stata lei a trasmettere il messaggio dalla salette. Nonostante le lacrime, la Vergine non ha risposto. Pochi giorni dopo, Evarista Galdós ha fatto la stessa domanda. In quel momento, il volto della Vergine si è rabbuiato e con un tono serio ha confermato che era stata proprio lei. I bambini descrivono un'illuminazione intensa durante le apparizioni, manifestando convulsioni, svenimenti e alcune perdite di conoscenza, mentre altri presentano fenomeni di sanguinamento. Tutti i testimoni concordano sul fatto che, di fronte a un pubblico numeroso, un rosario è caduto miracolosamente nelle mani di Azurmendi Maria Luisa, anche se lei stessa non se ne era accorta. Ramonita Olazabal, una veggente di 14 anni, è stata una delle partecipanti alle apparizioni. In un'occasione, la Vergine le chiese di porle le mani. Inizialmente, Ramonita pensava di ricevere un rosario, ma improvvisamente avvertì 2 ferite in ciascuna mano e vide la Vergine impugnare 2 spade. Sollevando le mani stigmatizzate di fronte a una folla di migliaia di persone, Ramonita fu testimone di un flusso di sangue dalle ferite, anche se non provava dolore. Il 15 ottobre 1931, la Vergine legò alla sua cintura un rosario bianco, il cui materiale rimase un mistero, sfidando la capacità di qualsiasi orafo nel determinarne la composizione. Il 18 settembre 1932, Esperanza Aranda fece una predizione riguardante una catastrofe che, 2 mesi dopo, causò la perdita di 3.000 vite a Cuba. Josefa Lasa, un'altra chiaroveggente, affermò che durante le sue estasi, il bambino Gesù le inflisse ferite utilizzando un pugnale. Durante le apparizioni, molti ricevono sul loro corpo segni simili a quelli della Passione. Nonostante tutti questi fenomeni straordinari, gli uomini, secondo quanto riferito, optarono per la spada anziché il rosario. Dopo alcune settimane, i sacerdoti che guidavano le preghiere sul luogo furono costretti a dimettersi, con solo pochi che disobbedirono alle direttive della diocesi.
Le autorità civili ed ecclesiastiche, seguite dagli esperti, si impegnarono nella persecuzione dei veggenti e dei pellegrini nel tentativo di screditare le apparizioni. I medici di Santa Agueda descrivono la condizione mentale dei bambini usando termini come ossessione, allucinazione, mitomania, delirio, demenza, idiozia. Nonostante le conclusioni che attestavano la loro innocenza, i giovani chiaroveggenti furono inizialmente imprigionati e, successivamente, dopo la guerra civile, rinchiusi in un manicomio. Anche i veggenti adulti, che includevano fino a 200 persone che affermavano di vedere la Beata Vergine, furono arrestati con l'accusa di frode o cospirazione contro la Repubblica, e alcuni furono costretti all'esilio. Uno di questi veggenti, Francisco Goicoechea, noto come Paggi, un giovane basco di 24 anni, fu tra coloro che finirono rinchiusi nel manicomio di Santa Agueda per decisione del governatore civile di San Sebastián, del Pozo. Monsignor Matteo Mujica e le autorità della diocesi si opposero ad ufficializzare le apparizioni e sollecitarono l'intervento dello Stato. Nel 1933, la Chiesa proibì la costruzione di una basilica e, 2 anni dopo, emise una dichiarazione di falsità riguardo alle apparizioni. Il vescovo vietò ai veggenti di ricevere la comunione. Un eremo eretto in onore delle apparizioni fu fatto esplodere, e tutti i documenti dell'epoca furono bruciati. Quelli rimasti hanno contribuito a generare confusione tra questioni di fede e politica, accusando addirittura il Signore di deviare il popolo. I giornali dell'epoca riportavano storie di allucinazioni collettive e complotti riguardo alle apparizioni. Eschiogga divenne un luogo evitato e proibito, una condizione che persiste ancora oggi. La Vergine si riferiva al luogo delle apparizioni come il suo santo monte. I cattolici che credono nell'autenticità di queste apparizioni sottolineano la sequenza degli eventi che sembrano confermare le rivelazioni dei giovani veggenti. C'è chi fa notare che 5 anni dopo scoppiò la guerra civile, un conflitto lungo e mortale che vedeva i nazionalisti contrapposti ai repubblicani. La devastante guerra civile, durata da luglio 1936 a maggio 1939, provocò un tremendo tributo umano, con 1 milione di morti, 500.000 persone costrette all'esilio, e 300.000 giovani imprigionati per reati d'opinione. La guerra si concluse con la vittoria dei nazionalisti e l'avvio della dittatura di Francisco Franco, che mantenne il potere assoluto fino alla sua morte nel 1975. Il vescovo dell'epoca, Monsignor Matteo Mujica, che non sosteneva le apparizioni, visse una vita segnata da avversità. Alla fine della sua vita, diventò cieco e fu costretto all'esilio in Italia. Prima di morire, scrisse una lettera per spiegare le sue azioni. Il giorno di Pentecoste, perse la vita con la testa schiacciata da un'auto. Quanto a padre Laburu, che aveva tenuto discorsi ostili, ebbe un destino tragico. Cadde su una cazzuola, causandosi una ferita alla gola che gli fu fatale. Successivamente, dopo molte richieste, è stata condotta un'indagine aggiuntiva che ha cambiato l'ostilità iniziale in un atteggiamento di attesa. Non perdete il prossimo video dove parleremo degli importanti messaggi ricevuti dai veggenti di Eschiogga. Nel frattempo lascia un like ed iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato sui prossimi entusiasmanti contenuti.